Viaggiare attraverso i territori della Bassa Reggiana e della Bassa Parmense è un'esperienza da non perdere. I suoi percorsi d'acqua si intrecciano con la storia dei suoi comuni. Sono luoghi unici, ricchi di paesaggi immersi nella natura. In questo territorio l'accoglienza è un segno distintivo. A questo si aggiunge un particolare molto importante: la possibilità di conoscere questi luoghi grazie alle tante attività che si possono fare. Passeggiate, giri a cavallo, in barca, in canoa o pedalando in bicicletta. Infatti, i comuni sono collegati tra loro da piste ciclabili. E pedalando raggiungiamo il Museo del Culatello. È ubicato nei pressi del comune Polesine Zibello. Fu edificato come fortificazione per il controllo militare del porto sul Po e oggi è un museo ricco di storia, ma soprattutto ricco di tanta bontà. Scendiamo nelle cantine e rimaniamo estasiati. Il culatello di Zibello è stato uno dei primi prodotti italiani ad ottenere il riconoscimento europeo della denominazione di origine protetta nel 1996, a garanzia della qualità e della tracciabilità di un prodotto di grande valore. È molto piacevole pedalare e ammirare le bellezze di questo territorio. I luoghi da visitare sono affascinanti, come questa chiesetta, che sorge isolata tra campi e canali nel comune di San Secondo Parmense. Decidiamo di spostarci su Boretto per fare un giro in barca e visitare un interessante museo. Ci troviamo nel mezzo del fiume Po, a Boretto. Questo è il nostro campo di gara federale. La nostra associazione risale agli anni 1960 e sono 62 anni che a Boretto si gareggia a livello internazionale. Un turista, se viene qua, ci sono delle giri in barca guidati da persone che hanno imbarcazioni, non sono più a noleggio come una volta, ma si può chiedere tranquillamente, possono portare in giro. Altrimenti abbiamo una bellissima pista ciclabile
che collega i paesi del Parmense con la zona fino a Luzzara, dove si possono trovare anche centri di addestramento per le canoe. Ci troviamo all'interno del Museo del Po di Boretto, un edificio degli anni '20 che è finalizzato alla realizzazione di un progetto del Ministero dei Lavori Pubblici. Aveva l'obiettivo di rendere navigabile il fiume al pari dei fiumi europei a fini commerciali. Dopo i primi lavori di sistemazione idraulica come rinforzo delle rive, sistemazione degli argini, in questo edificio si gestivano le problematiche del fiume e soprattutto si costruivano piccole imbarcazioni per i tecnici, ma in particolare la manutenzione delle draghe. Ci rimettiamo in sella delle nostre bici e continuiamo la nostra conoscenza del territorio. Arriviamo a Colorno e visitiamo la residenza estiva dei Duchi di Parma, la Reggia di Colorno. E ora facciamo una pausa in compagnia di Sua Maestà, il Parmigiano Reggiano. Siamo a Reggiolo, nel cuore pulsante della produzione del formaggio tipico della zona parmigiano reggiano. È un formaggio derivante da latte vaccino, parzialmente scremato, con solo caglio e sale. Questo formaggio riesce a raggiungere anche stagionature molto avanti nel tempo. È un prodotto conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Il 60% del parmigiano prodotto nella nostra zona viene consumato in Italia, il 40% va all'estero. E dopo tanta bontà, proseguiamo col nostro cammino. Sono tante le riserve protette e tante le mete da visitare, che con la loro storia tutelano la ricchezza di questo territorio.
Ora è arrivato il momento di dissetarci e lo facciamo con un ottimo vino. Ci troviamo presso la cantina sociale di Gualtieri, siamo una realtà storica dal 1958. Qui produciamo principalmente lambruschi, reggiano e mantovano, dato che abbiamo la fortuna di trovarci a cavallo tra i due territori di Mantova e Reggio Emilia. Qui facciamo un lavoro molto interessante di recupero, nei limiti del possibile, con l'aiuto dei nostri oltre 200 soci, di alcune varietà autoctone. In particolare sulla fogarina abbiamo fatto un lavoro molto interessante negli ultimi anni e siamo riusciti a recuperarla, dato che era quasi sparita dalla circolazione, e ad oggi possiamo contare circa su 3 ettari e abbiamo contribuito alla salvaguardia di questa fantastica varietà. La conoscenza di questo territorio termina a Luzzara. Ci attende una inaspettata sorpresa. Ma prima faremo un giro in canoa con una guida esperta. E poi un percorso adrenalinico in un parco avventura. E dopo tanto pedalare è arrivato il momento di degustare i prodotti di vera eccellenza, perché oltre al parmigiano reggiano, il culatello di Zibello e il lambrusco esistono molti altri prodotti tipici, come la cipolla borettana, la prugna zucchella, l'uva fogarina e l'aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia. E poi la pasta fresca, prodotta da sapienti mani dei produttori locali, i particolari tortel dolce di Colorno, la spalla cotta di San Secondo, la spongata di Brescello, i famosi salumi emiliani, il vino di Fortana del Taro, accompagnati dall'ottimo gnocco fritto o torta fritta. Questi sono i prodotti della nostra terra. Vi aspettiamo. Le sponde del Po. Molto bene. Viaggia con noi. Viaggia con Ebovchi.